Voi che noi amiamo, voi che non ci sentite, che ci credete così lontani, eppure siamo così vicini. Noi siamo i messaggeri, non il messaggio. Il messaggio è l'amore. Noi non siamo niente, voi siete il nostro tutto. Lasciateci vivere nei vostri occhi. Guardate il vostro mondo attraverso noi. Riconquistatelo attraverso noi. Allora saremo vicini a voi e voi vicini a Lui. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Nel 96 ero al primo anno d'università e ricordo che un professore, o meglio l'assistente di un professore, mi disse: a te piacciono gli U2? Ovviamente io risposi di sì. E lui mi disse: hai mai visto i film di Wim Wenders? Io in quel momento non capivo quale potesse essere il collegamento e lui la settimana successiva mi portò una videocassetta, un VHS, ai tempi i film li vedevamo così, che si intitolava proprio come il sottotitolo della canzone che commentiamo oggi. Una breve premessa: quando Sedici Noni, la persona che mi ha aiutato a fare questo podcast, mi chiese: facciamo una demo, come lo vuoi intitolare questo podcast? Io gli dissi subito di istinto: Stay. Per me questa canzone è molto importante. Questa canzone è una di quelle che ha segnato momenti molto belli e momenti molto brutti della mia vita. Stay è una canzone che prende spunto dal film che dicevo prima, dal film del quale il professore all'università mi portò la videocassetta. È un film strano, a me generalmente i film troppo lunghi non sono mai piaciuti, però questo è stato uno spartiacque nella mia vita. Io ricordo che film guardavo prima di questo momento e che film incominciai a vedere dopo. Il cinema di Wenders mi colpì sin dalla prima storia vista ed è di questa unione di passioni che oggi vorrei parlare, senza escludere l'interpretazione che do alla canzone. Il film in questione, Così lontano così vicino, è il sequel di Il cielo sopra Berlino. Il cielo sopra Berlino è dell'87 ed è un film che parla appunto degli angeli sulla città di Berlino. Nell'87 ancora il muro divideva la città e divideva anche l'Europa. E lui si concentra ad analizzare, lui, il regista autore, l'animo delle persone della Berlino Ovest, ma non in relazione alla situazione sociopolitica dell'epoca, semplicemente analizzare l'animo delle persone comuni. È un film meraviglioso perché, nonostante si dica palesemente che gli angeli vivono da sempre e hanno visto diverse ere storiche, tutte praticamente, sono sempre comunque affascinati dall'animo umano, sono sempre comunque affascinati da quello che gli umani pensano, da come gli umani vivono il loro presente. Nel secondo film, quindi nel sequel, è la stessa cosa. Gli angeli sono lì, vicino a noi, che cercano di dirci: basta, guarda il tuo mondo, guarda le cose belle del tuo mondo, guarda attraverso i nostri occhi. E il film parla appunto della corruzione dell'animo umano, di come sia facile perdersi in stupidaggini, di come sia facile cercare altro che sia quello che effettivamente ci serve. La canzone prende una di queste storie, o almeno dà questa impressione di prendere una di queste storie, e sembra la storia di una donna che è maltrattata a casa e che nonostante questo torni in quella casa, nonostante questo non si allontani, perché forse non sa che c'è qualcos'altro, non sa che c'è un'alternativa. Una delle frasi che mi ha sempre colpito di questa canzone, forse perché era l'unica frase che capivo quando ho iniziato ad ascoltarla, è: sei un vampiro o una vittima? Ecco, molto spesso ci si confonde i ruoli. Si crede che in quel momento in cui si è vittime effettivamente siamo noi ad approfittarci di quella situazione, e forse è questo quello che vogliono descrivere. Molto probabilmente questa canzone fu scritta prima che il film uscisse,
prima che loro conoscessero l'effettiva storia del secondo film. Perché nel primo film, nel Il cielo sopra Berlino, si parla appunto dei traumi e della storia, della difficoltà di una donna in particolare. E l'angelo che la segue, vi invito a vedere questo film perché c'è un'interpretazione di Bruno Ganz che fa quest'angelo che è meravigliosa. L'angelo che la seguiva a un certo punto smette di suggerire qualcosa all'orecchio, si ferma e la ascolta e basta. E resta affascinato da questa donna. Un decennio dopo l'uscita del film Il cielo sopra Berlino, a Hollywood si volle fare un remake. Gli interpreti furono Nicolas Cage e Meg Ryan e lo intitolarono La città degli angeli, film ambientato a Los Angeles, dove Meg Ryan interpretava una dottoressa e Nicolas Cage l'angelo che ascoltava le sue riflessioni. Nel film originale però la bellezza era un'altra, la poesia stava altrove. Stava nel fatto che l'umana che l'angelo ascoltava non faceva nessuna attività sociale, era semplicemente un acrobata che nei suoi spettacoli metteva un paio d'ali per sembrare un angelo. E lì quindi la descrizione prende tutta un'altra direzione. Le riflessioni hanno tutto un altro carattere. L'innamoramento da parte dell'angelo ha tutto un altro significato. L'angelo quindi, affascinato da quell'essere, affascinato dagli esseri umani in generale e volendo capire il perché vivono in una certa maniera, allora decide di cadere sulla terra, decide di rinunciare al suo privilegio, decide di cominciare a vivere come un uomo. E la canzone si conclude con Just the bang and the clatter as an angel hits the ground. Solo un botto e lo sferragliare mentre un angelo cade sulla terra. Stay. Ogni domenica alle 13. Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima!